Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di primo livello in cui andremo a vedere la figura dello SharePoint Administrator. Anche lo SharePoint Administrator sarà nominato o dall'amministratore o dal Global Administrator e avrà tutti e tre i poteri a livello concettuale che abbiamo visto all'inizio di questa sezione. Quindi l'operatività nel senso di creazione ed eliminazione dei siti e di gestione delle impostazioni globali di SharePoint, di creazione nel senso che può creare siti SharePoint e anche di condivisione di tutto quello che all'interno c'è nel sito SharePoint, come per esempio ci può essere pubblicato un file di Excel, un file di PowerPoint, un file di OneDrive, si possono condividere i post, mentre ovviamente non avrà poteri su queste altre applicazioni qua giù in basso, almeno che il sito SharePoint non nasca per esempio da un piano di Planner, perché in quel caso si apre direttamente un sito SharePoint, poi magari lo vado a legare anche al team in Teams e allora quel soggetto che è proprietario di tutto questo insieme di cose ovviamente avrà il potere su tutto. Però adesso limitiamoci a SharePoint senza complicare il quadro della spiegazione. E qui siamo sempre a livello dei poteri primari all'interno dell'account Office 365. È sempre un potere di primo livello, ma qui entriamo nel vivo dell'utilizzo di Office 365 perché si tratta di un potere di primo livello, ma per utilizzare direttamente un'applicazione di Office 365, appunto SharePoint. Non si tratta più soltanto di un potere di amministrazione per stabilire cosa devono fare gli altri. Qui si tratta di un potere di amministrazione per stabilire cosa devono fare gli altri, ma nell'utilizzo proprio di un'applicazione che serve operativamente per fare qualcosa. Quindi il sito SharePoint, che sarà un sito interno, che potrà essere un sito di comunicazione, dove si potranno condividere file, immagini, video, commenti, testi scritti, link, eccetera. Quindi lo SharePoint Administrator è sicuramente una delle figure più importanti all'interno dell'account Office 365 insieme al Teams Administrator. E quindi andiamo anche in questo caso a vedere come nominare lo SharePoint Administrator, come abbiamo fatto in tutti gli altri casi. Andiamo su utenti attivi, prendiamo un utente, andiamo in gestione ruoli e qui è uno dei primi che ci propone perché sicuramente tra quelli più utilizzati e importanti all'interno dell'account Office 365, amministratore di SharePoint. Quindi diciamo che a Ellison vogliamo che abbia il ruolo di SharePoint Administrator. Chiudiamo, come al solito non vado a salvare le modifiche e quindi entriamo nell'ambiente di SharePoint. Quindi io ho aperto uno dei siti SharePoint che ho nel mio account e come si può vedere qui si tratta a tutti gli effetti di un sito internet. Tutti gli oggetti di Office 365 hanno un indirizzo internet, ma questo ha proprio un nome. È il nome che io quando ho creato questo sito SharePoint ho voluto che avesse questo sito, cioè Cardiology Congress Dubai September 2025. E qui come si può vedere c'è un menu come in tutti i siti internet per accedere alle conversazioni, ai documenti che risiederanno in OneDrive e da cui si può accedere anche da qui, al blocco appunti OneNote, eccetera. E ora noi ci dobbiamo concentrare quindi sui poteri di amministrazione dello SharePoint Administrator e per fare questo dobbiamo cliccare qui sull'ingranaggio delle impostazioni e cliccare su autorizzazioni del sito, cioè cosa possono fare le persone dentro a questo sito SharePoint Cardiology Congress. Innanzitutto qui mi fa il quadro della situazione di quelli che sono i proprietari, cioè di quelli che avevano il potere di aprire un sito SharePoint e che quindi hanno aperto questo sito SharePoint. Se io vado a espandere mi fa vedere che i proprietari di questo sito sono coloro che hanno creato il sito, cioè colui che ha creato il sito e che in sede di creazione del sito ha anche detto voglio mettere queste altre persone come proprietarie.
Poi abbiamo i membri del sito, che sono tutti quelli, qui si vede soltanto una scritta perché si fa riferimento a un gruppo Office 365, e poi ci sono i visitatori. Qui non c'è nessun visitatore perché io non ho invitato nessun visitatore esterno, potrei invitare dei visitatori esterni che sono cosa diversa dagli ospiti per far solo vedere il sito SharePoint, come per esempio in questo caso dove si organizza un evento congressuale potrebbe essere opportuno far vedere il sito a visitatori esterni. Poi, come si può vedere, da qui si possono aggiungere dei membri, quindi posso aggiungere un singolo membro oppure posso andare a condividere solo il sito. Quindi gli utenti che aggiungerai avranno accesso al sito ma non ad altre risorse del gruppo, ad esempio i calendari e le conversazioni. Questo perché? Perché chi fa parte di un sito SharePoint o di un gruppo Office 365 ha un calendario e un indirizzo email condiviso con il gruppo, quindi se si aggiunge come membro diventerà membro del gruppo e del sito SharePoint, avrà accesso anche a quegli oggetti. Se invece condividiamo soltanto il sito, vedrà il sito ma non avrà accesso a quegli oggetti. Poi è possibile condividere il sito e qui possiamo modificare il metodo di condivisione del sito. Qui c'è la spunta su questo punto, i proprietari e i membri del sito possono condividere file, cartelle del sito e anche il sito. Gli utenti con autorizzazioni di modifica possono condividere file e cartelle. E qui ci sono altre opzioni. I proprietari e i membri del sito e gli utenti con autorizzazioni di modifica possono condividere file e cartelle, ma solo i proprietari del sito possono condividere il sito. Sopra lo potevano condividere anche gli altri. Se voglio che avvenga questo, metterò la spunta qui. Oppure solo i proprietari del sito possono condividere file, cartelle e il sito. Quindi solo loro possono fare condivisioni con altre persone e tutti gli altri membri del gruppo e quindi di questo sito non potranno fare nessun altro tipo di condivisione. Richieste di accesso, consenti le richieste di accesso, lo posso attivare o non attivare, cioè posso consentire ad altre persone di gestire le richieste di accesso. Posso anche impostare una scadenza per gli ospiti, cioè quelli che vengono invitati come ospiti all'interno di questo sito SharePoint. Qui vado a gestire, ovviamente ora non c'è nessun ospite, se ce ne fosse qui ci sarebbe una data di scadenza e io potrei andare a modificarla e dire no, voglio che la scadenza venga prolungata, venga abbreviata, e a volte può essere opportuno. Si pensi, qui si sta organizzando un congresso di cardiologia che prevede la partecipazione di tanti attori e io all'inizio invito tutti i fornitori nel team dei fornitori e ci parlo anche in Teams e li invito anche qui nel sito SharePoint per fare allegare tutti i preventivi. Poi alla fine ne sceglierò alcuni di fornitori e non altri, e tutti quegli altri vado ad eliminarli. Quindi in questo caso sicuramente sarebbe bene che per tutti i fornitori si prevedesse come ospiti una scadenza, di modo che a quel giorno non vedono più niente, e poi soltanto per quelli che parteciperanno con noi all'evento e ci renderanno dei servizi andremo a invitarli magari a quel punto anche come membri. E detto questo, vediamo che da qui poi si può accedere alle impostazioni delle autorizzazioni avanzate. Qui sono impostazioni ancora più complesse. Qui innanzitutto ci fa il quadro della situazione e ci dice che i membri di questo sito SharePoint hanno il potere di modifica, i proprietari hanno il controllo completo, quindi modifica, condivisione, possono invitare, eccetera. I visitatori hanno il potere di sola lettura. Ovviamente tutte queste condizioni possono essere modificate dall'amministratore, dallo SharePoint Administrator. Qui abbiamo un riassunto dei livelli di autorizzazione, quindi cosa significa controllo completo, poi cliccando si approfondisce ulteriormente. Dispone del controllo completo, progettazione, può visualizzare, aggiungere, aggiornare, eliminare, approvare, personalizzare, modifica, e c'è scritto tutto quello che vedi qui, collaborazione, visualizzare, aggiungere, aggiornare, lettura, può solo visualizzare pagine, voci di elenco e scaricare documenti. Quindi questo che vuol dire?
Vuol dire che quando io vado a concedere un'autorizzazione è bene che mi legga, se non lo faccio tutti i giorni, questi passaggi, magari clicchi anche sulla voce per approfondire ulteriormente, perché se ora io all'avvocato Cristina Bianchi vado a dare un potere, devo essere sicuro di quello che faccio e di quello che poi questa persona può fare all'interno del sito SharePoint. Mostra opzioni e qui vado a scegliere che potere gli voglio dare, controllo completo, progettazione, modifica, diciamo soltanto lettura. Qui condivido e la persona riceverà l'avviso che è stata invitata nel sito SharePoint e che qua dentro avrà i poteri soltanto di lettura. Ecco, come hai potuto vedere, si tratta di una figura più complessa che va a gestire direttamente un'applicazione di Office 365 che è quella tra le più usate come Teams e proprio nella lezione successiva andremo a vedere la figura del Teams Administrator. Ti aspetto alla lezione successiva. Ciao!